Con questa consapevolezza, quasi 7 anni fa, ho lasciato la casa, la città, il lavoro, la famiglia, gli amici e tutte le mie certezze. Ho fatto lo zaino con l'idea di prendermi un anno sabbatico e non sono mai più tornato. Ho visitato oltre 40 paesi e ho vissuto con meno di 300 euro al mese, senza fissa dimora, con la vita in uno zaino e nessun piano per il futuro, ma con l'unico obiettivo di vivere il momento presente. Scegliere di abbandonare una vita basata sul consumo per vivere con l'essenziale senza eccessi mi ha permesso di girare il mondo e di riscoprirmi e reinventarmi, senza vincoli e in piena libertà. Attraverso uno stile di vita randagio e fuori dal sistema ho potuto esplorare il mondo e indagare dentro di me per capire chi sono e cosa voglio. Viaggiare è stato sicuramente il miglior investimento di vita, direi una terapia. Mi ha insegnato a sorridere ogni giorno e a scegliere la gentilezza come mezzo di comunicazione. Viaggiare è sinonimo di cultura, coraggio, energia, ma soprattutto di vita. Insegnamenti che nessuna scuola o lavoro potranno mai darti. Buongiorno raga, un nuovo buongiorno dal lago Atitlán in Guatemala. Mi trovo a casa di un couchsurfing, a casa di Daniele che adesso lavoro, poi ve lo farò conoscere. Vi faccio fare un giro del posto e vi spiego un po' come sto affrontando questo periodo qui in Guatemala. Praticamente ho richiesto ospitalità tramite couchsurfing a questo ragazzo guatemalteco che vive in questa casa molto carina. Questa è la cucina. Sto facendo colazione, avocado, fragole, frutta secca, buonissimo. E nel mentre sto cuocendo i fagioli per il pranzo, così non devo spendere soldi in giro, perché qui a San Marcos della Laguna, dove sono, è tutto più caro. Adesso vi faccio vedere la mia stanza. Luce. E questo è dove sto dormendo. Quindi per chi mi conosce sa che io faccio tantissimo couchsurfing, che è un modo sicuramente per risparmiare sull'alloggio, ma io lo faccio principalmente per conoscere le persone del posto e stare più a stretto contatto con la cultura locale, perché immaginatevi che alloggiare in casa di chi è nato e cresciuto in un determinato posto ovviamente ti permette di vivere un'esperienza molto più profonda e autentica. In questo ultimo periodo diciamo che ho messo un po' dura la prova il mio corpo, perché sono ormai quasi 9 mesi che sto in giro per il Centro America e sento sì proprio la stanchezza fisica, quindi sto trascorrendo questi ultimi giorni in tranquillità, mi faccio i miei giretti qua in paese, mi godo proprio un po' la routine relax, di svegliarsi la mattina con calma, fare colazione, farsi i giretti senza dover prendere autobus e scappare, caricarsi lo zaino sulle spalle, quindi sto un po' ricaricando le pile. E adesso vi porto con me in giro per San Marcos della Laguna, così capite un po' che posto magico dove mi trovo, insomma, è un posto veramente veramente carino. Guardate che bello lo scorcio della strada dove vive Dani, e c'è la montagna. Adesso però siamo in piena stagione delle piogge. È luglio, quindi sì, siamo in stagione delle piogge, non è il periodo peggiore, i mesi dove piove tantissimo come agosto, settembre, ottobre. Però le mattine sono così abbastanza soleggiate, poi dopo pranzo comincia ad annuvolarsi e a piovere, quindi diciamo che tendenzialmente uno deve fare le cose di mattina, quando c'è bel tempo, fa caldo, si sta bene. Le temperature qua sono molto meglio rispetto ai paesi che ho visitato prima, come il Nicaragua, ma anche la costa del Salvador, dove era caldissimo, ma proprio ti scioglievi. Quindi le mie giornate sul lago sono semplici. Mi sveglio la mattina, faccio colazione, magari faccio un po' di spesa al mercato locale, mi faccio i miei giretti in paesino e adesso vorrei anche andare a vedere altri paesini che sono intorno al lago per vedere un po' com'è la situazione. E niente, quindi qua sto cercando di ritrovare una piccola routine e questo è come sopravvivo basicamente giorno per giorno. Cerco di tenermi sempre sui 10-15 euro al giorno massimo, perché tanto l'alloggio non lo sto pagando, cerco di spendere più che altro per il cibo, e il trasporto anche qua non è proprio super economico, perché bisogna prendere la lancia per andare da un paesino ad un altro.
E poi eccoci arrivati al molo, da dove partono le varie lanchas, come le chiamano qua, queste piccole imbarcazioni che ti collegano a tutti i vari paesini. Guardate che meraviglia! La laguna di Atitlan poi è famosa perché è circondata da un sacco di vulcani. Adesso non mi ricordo i nomi, quello però ne è uno. In questi paesini non è che ci sia proprio tantissimo da fare, sono veramente minuscoli e infatti la maggior parte della gente in giornata si fa il giro dei vari paesini che sono tutti intorno al lago, collegati appunto con le lance, perché poi per il resto veramente quasi niente. Qua a San Marcos della Laguna c'è un parco, un'area protetta con una montagna dove si può andare, però ovviamente essendo posti isolati, molto turistici, ti fanno pagare la qualunque, quindi anche semplicemente per attraversare un terreno magari devi pagare, quindi è così. Quello che sto facendo in queste giornate, diciamo, è semplicemente rilassarmi e ritrovare una piccola routine perché devo dire che gli ultimi 9 mesi sono stati belli intensi. Ho attraversato praticamente quasi tutto il Centro America e fisicamente devo dire che 9 mesi ininterrotti di viaggio costante si fanno sentire. Quindi questo mi è sembrato proprio un buon posto per riposare, rilassarsi, veramente senza fare niente. Quindi, come avete visto, una mattina mi sveglio con calma, faccio colazione, me ne vengo qua vicino al molo a prendere il sole, a godere della tranquillità totale e per un po' di giorni penso non farò proprio niente. Dopodiché credo che andrò a vedere i paesini qua intorno. Ecco, tutti quelli là in fondo, quelli lì sono tutti i vari paesini, tra l'altro sono anche i più famosi tipo San Pedro, San Juan, sono quelli un po' più turistici, stile backpackers. Vediamo un po', magari domani vado là. Poi certe volte non ci penso, forse per l'abitudine, ma è follia che sono quasi 7 anni che vivo così senza una casa, sempre con lo zaino in spalla, da un paese ad un altro. E ci sono quei momenti dove appunto mi fermo a guardare, rifletto e dico wow. Eh, non so come spiegarlo. Sicuramente rispetto al passato sento di più la gratitudine di poter fare questa vita, di avere la libertà di poter scegliere e il privilegio di poter fare quello che sto facendo, perché ci sono persone che magari anche solo per essere nate in un determinato paese non hanno la stessa fortuna, quindi non lo so, a volte veramente rimango così a guardare il paesaggio e dico wow, che fortunato che sono. E il privilegio, no, che ho di conoscere il mondo, fare la vita che voglio fare le scelte che io voglio prendere. Questo non è una cosa scontata. Ditemi se questo non è un privilegio, stare davanti a un paesaggio del genere, fare una vita semplice ma ricca di emozioni, di esperienze. Poi secondo me un po' questo è il punto, no? Scegliere una vita semplice che non richiede grandi spese, una vita semplice senza eccessi, eliminando il superfluo e con uno stile di vita così che io diciamo definisco minimal, riesco a girare il mondo con pochi soldi e la cosa assurda è che mi costa sicuramente meno rispetto a che stare in Italia, questa è una cosa che ormai ho confermato negli anni. E il segreto è quello, fare una vita semplice, perché poi ci illudiamo che ci serve chissà quanto per vivere, che ci dobbiamo circondare di cose, ma la bellezza poi è questa, questo è quello che ci serve. È ovvio che questa non è una vita per tutti perché stare continuamente in viaggio, perennemente con lo zaino in spalla, richiede tanta energia sia fisica che mentale e comunque bisogna spesso uscire fuori dalla propria zona di comfort, richiede tanti sacrifici perché, ripeto, a meno che uno non ha o i soldi di famiglia o uno stipendio fisso, quel che sia, viaggiare in questo modo sicuramente richiede parecchio sforzo, soprattutto come me che non ho delle entrate fisse, però la libertà e
questo senso di, sì, proprio di libertà totale, autonomia, per me non ha prezzo, è il motivo poi per il quale non riesco, e credo forse non riuscirò mai a tornare indietro alla vita di prima. È bellissimo, con tutte quelle difficoltà che si incontrano, però questa libertà che mi sono guadagnato in questi ultimi anni è sicuramente poi la ragione principale per la quale continuo a viaggiare, perché mi sento proprio vivo. E questa è una cosa che, io quasi cadevo, è una cosa che appunto come dicevo prima non ha prezzo, cioè stare in posti del genere spendendo talmente poco, fai conto che adesso qua la mia media qua sulla Quotidiana è di 10 massimo 15 euro al giorno, cioè voglio dire, ma in Italia dove? È arrivata l'ora di pranzo e mi cucino, mi faccio un bel riso con quinoa, verdure, carne di soia, i fagioli che alla fine devono ancora bollire perché alla fine non si sono finiti di cuocere. Vi faccio vedere il risultato finale. E voilà, pranzo pronto. Sono stato abbastanza veloce, un pasto che mi costerà forse 1 euro, anche meno, contro i 7-8 euro che invece trovi fuori nei ristoranti, e è il prezzo più economico, altrimenti si può spendere molto di più. Quindi buon appetito! Che vi dicevo, è ora di pranzo e si comincia ad annuvolare. E oggi, che sto lavorando a video YouTube, sono in una caffetteria a scroccare internet mentre lavoro al PC. Poi la cosa folle è che uno pensa che tutto questo richieda grandi spese, non so quanti soldi per affrontare tutto ciò, però questa non è una vacanza perenne, bensì uno stile di vita, e si può vivere in contesti del genere con davvero poco, basta sapersi adattare, avere spirito di adattamento e scegliere una vita semplice. Io sono 7 anni che mi circondo di bellezza, spendendo molto meno di quanto spenderei stando in Italia, e mi godo la vita, perché il tempo non te lo dà indietro nessuno, e quindi bisogna viverlo in modo consapevole, perché credo che sia la cosa più importante che ti aiuta poi ad affrontare la vita in modo anche più sano, perché se sei consapevole di come investi il tuo tempo, sicuramente vivi ogni giorno, non so, credo proprio più felice. Ormai sono quasi 7 anni che conduco una vita nomade costantemente in viaggio e nonostante non abbia mai avuto delle entrate fisse, sono sempre riuscito a cavarmela. Credo che la paura più grande quando si vuole cambiare vita sia quella di abbandonare le proprie certezze. E l'aspetto economico, per esempio, è ciò che spaventa di più, perché in una società dove si è abituati a dipendere dal denaro, la paura è di non farcela. Sono proprio le nostre sicurezze e convinzioni a precludere opportunità alternative che ci bloccano nel prendere certe decisioni. Ma la verità è che il momento giusto è ora, in questo momento. Rimandare è solo una scusa per posticipare la propria felicità, senza assumersi la responsabilità di agire attivamente e positivamente in prima persona per cambiare la propria condizione. C'è un detto che dice: sei quello che lasci e non sei quello che trovi. Secondo me dipende dal punto di vista e dall'attitudine con la quale guardiamo le cose. Io credo che cercare il cambiamento e lasciare ciò che non ci fa stare bene sia un atto rivoluzionario di grande valore. Se guardo indietro, il mio più grande successo è stato quello di affrontare le mie paure, quindi di buttarmi e provarci. Non sapevo come sarebbe andata, ma in un modo o nell'altro sono sempre riuscito a cavarmela. In questi ultimi anni mi sono focalizzato su come non spendere piuttosto che come guadagnare. E oggi, con poco nelle tasche, ma con un bagaglio ricco di esperienze, ho visitato più di 40 paesi e vissuto avventure che mi porterò per tutta la vita e che fanno di me la persona che sono oggi. E tu sogni un cambiamento? Magari un viaggio trasformativo, oppure stai cercando di cambiare la tua vita?
fammelo sapere nei commenti, così che potrò rispondere a ogni tua domanda e dubbio in base alla mia esperienza di viaggiatore nomade da oltre 6 anni e mezzo. Se vuoi entrare a far parte del branco, ovvero questa community di randaggi fatta di persone dallo spirito libero, mi raccomando, iscriviti al canale e lascia un like per sostenere il progetto. E se vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo dei viaggi e della crescita interiore e rimanere sempre connesso con questa community, mi raccomando, accedi al gruppo Telegram, trovi il link sia giù in descrizione che in bio. Lì quotidianamente mando sempre aggiornamenti sui miei viaggi, offro tips per viaggiare da soli a lungo termine, a basso costo, per come cambiare vita, insomma tutte le informazioni riguardo uno stile di vita nomade. Quindi ci vediamo sul gruppo Telegram. Per il resto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.